La CEI incontra le famiglie, ma questa volta i media non ci credono. Una notizia immediatamente verificata dalle agenzie di stampa, data quella precedente che aveva già all'epoca convinto pochi, in quanto uscita senza preavvisi, solo dopo gli incontri, quindi non certificabile e certo verissima la privacy, ma il fatto che la CEI, al di là del comunicato, non fosse neppure stata in grado di citare quali le circostanze dei fatti dei presunti ospiti si trattasse, aveva sollevato qualche più che legittimo dubbio. Naturalmente a questo giro le domande si sono aggiunte alle precedenti perché restano anonime come la volta scorsa le presunte vittime, le circostanze, oltre che i luoghi. Ma la domanda dei media questa volta è: com'è possibile che la rete L'abuso, in fondo unica realtà in sostegno delle vittime del clero nel paese, non sia mai stata coinvolta in nessuno di questi fondamentalmente anonimi incontri della CEI? Com'è possibile che nessuna delle vittime note e inevitabilmente in contatto con la rete sia mai stata chiamata? L'ultima inevitabile domanda è chi sarebbero questi gruppi, queste famiglie, queste vittime, dal momento che in Italia nessuna risulta essere stata chiamata o abbia mai riportato, anche anonimamente ai media, di questi incontri. Domande non certo scontate che giriamo a zuppi e alla squadra che chiamiamo ormai così degli acchiappa pedofili, perché la risposta non solo ci riguarda ma ci interessa moltissimo, senza bisogno di fare nomi. Nell'ambito della serie di abusi sessuali su minori commessi all'interno della Chiesa Cattolica Spagnola, denunciati attraverso inchieste e pubblicazioni del quotidiano El País, la Conferenza Episcopale Spagnola ha commissionato la preparazione di un rapporto sulla pedofilia in questo ambito. Secondo un'esclusiva del giornale, il documento risultante, intitolato Dare luce, elimina più di 300 casi di abuso già riconosciuti da 39 ordini o diocesi. Non solo, ci sono più di 600 accuse note che non sono state incluse in detto rapporto. Nello specifico, mancano 325 denunce che erano già state segnalate al mediatore. Lo stesso organismo che un mese e mezzo fa ha diffuso un proprio rapporto, un lavoro in cui concludeva che lo 0,6% della popolazione spagnola ha subito abusi nella Chiesa, con un minimo di 2056 vittime. In questo senso, secondo il giornale, nel rapporto della Chiesa mancano anche le vittime. L'unico dato è relativo a un calcolo di giugno 2023 che indicava 927 vittime. Tuttavia, ordini religiosi e diocesi ne hanno segnalati almeno 1385 all'organizzazione guidata da Ángel Gabilondo. Dopo aver consultato la conferenza spagnola su questa differenza di dati tra i due rapporti, i vescovi hanno precisato di non conoscerne la causa, ma hanno detto: può darsi che siano state richieste cose diverse in tempi diversi. L'addetto stampa, José Gabriel Vera, ha detto a El País: abbiamo fornito i dati al mediatore, ma lui non ce li ha forniti. Sebbene le diocesi e gli ordini abbiano assicurato di aver trasmesso informazioni identiche al difensore civico e alla conferenza dei vescovi, Vera ha affermato che ciascuno ha la sua metodologia e i suoi criteri di azione e possiamo dire che sono paralleli. Abbiamo rilevato numerosi casi che compaiono in molti di essi. Così, dalla conferenza hanno assicurato: abbiamo offerto la nostra collaborazione mettendo a disposizione le informazioni di cui disponiamo, ma anche se siamo determinati a far sì che il nostro rapporto non tralasci nessun caso, non abbiamo ricevuto informazioni sufficienti. Nei rilievi della Commissione ONU per i diritti dell'infanzia contro il Vaticano, rimasti pressoché inascoltati dal 2014 a oggi, non è finita nel mirino degli esperti dell'ONU solo la pedofilia dei preti cattolici. La Convenzione, ratificata anche dalla Santa Sede, si occupa in generale di tutelare, oltre alla sfera psicofisica dei minori, anche i loro diritti civili fondamentali. In primo luogo quello a non essere discriminati in base al sesso. È bene ricordare che durante i lavori della Commissione sullo Stato delle Donne del 2013 la Santa Sede fece obiezione al testo della bozza finale in cui si proponeva che religione, usanze e tradizioni non diventassero il pretesto degli Stati per sfuggire all'impegno di proteggere donne e ragazze da ogni forma di violenza. Le Nazioni Unite riportano a tal proposito un esempio concreto dello sconcertante approccio culturale ancora oggi mantenuto dalla Chiesa nei confronti delle donne oggetto di violenza, vale a dire il caso avvenuto in Brasile di una bambina di 9 anni stuprata dal patrigno e sottoposta ad un aborto di emergenza per salvarle la vita.
ovviamente. Ebbene, il vescovo locale reagì scomunicando sia la madre della bambina sia il medico che ha eseguito l'aborto. La sanzione è stata successivamente approvata dalla Santa Sede. Per questo motivo, di fronte a questo fatto, l'ONU invitò il Vaticano a rivedere la sua posizione sull'aborto, che nei casi in cui mette a rischio evidente la vita e la salute delle ragazze incinte, e a emendare il canone 1398 del Codice di diritto canonico. Questo appunto in particolare provocò una scomposta reazione del Vaticano, che espresse stupore e addirittura increscimento, perché in alcuni punti del rapporto delle Nazioni Unite si intravedeva un tentativo di interferire nell'insegnamento della Chiesa cattolica sulla dignità della persona umana e nell'esercizio della libertà religiosa. Avete capito bene, come nella pedofilia, che sarebbe un delitto contro la morale, un peccato di lussuria per il Vaticano, anche nei casi di violenza sulle donne, alla Santa Sede non va giù la richiesta di modificare la legislazione interna e la dottrina, e si giustifica questa irritazione denunciando un presunto tentativo di ingerenza e di violazione della libertà religiosa da parte delle Nazioni Unite. L'argomento, insomma, è spinoso, perché nell'alveo religioso può essere compreso tutto e il suo contrario. In Italia in particolare siamo in un vicolo cieco, perché riconosciamo l'ordinamento giuridico e morale della Chiesa addirittura nella nostra Carta Costituzionale e le permettiamo, in virtù del concordato, di insegnare ai ragazzi nelle scuole pubbliche, attraverso gli insegnanti di religione, che l'aborto sarebbe un omicidio, negando ciò che la scienza ha dimostrato, e cioè che la vita umana inizia alla nascita. E sempre da parte di chi per conto della Chiesa entra nelle scuole, viene insegnato che è un peccato tale da portare alla scomunica immediata della donna. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 12, avete l'Abuso News. Vi auguriamo un buon weekend.